Diplomatico ai frutti di bosco. Buonissimo, con varie consistenze. Irresistibile. Prepariamoli insieme. Iniziamo. Ciao a tutti. Oggi pasta sfoglia di buona qualità naturalmente, oppure puoi farla in casa con il mio metodo veloce che appare qua. Adesso Occorrono 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari. Lavoriamo sempre con la pasta sfoglia da frigorifero fredda, perché sennò d'estate si scioglie immediatamente. Pareggio i bordi. L'importante è che siano uguali, devono essere sovrapponibili. E buchiamo la pasta. Buca pasta o forchetta è la stessa cosa, va bene? così o così. Con il buca pasta naturalmente ci sbrighiamo prima. Va bucata tanto, perché non deve gonfiarsi. Acqua, poco poco. E zucchero, che non c'è. Questo darà una sorta di caramellizzazione alla pasta, quindi diventerà innanzitutto impermeabile, quindi non si ammorbidirà, si taglierà perfettamente perché diventa croccantissima. E poi ricordiamoci che la pasta sfoglia è neutra, va bene sia per preparazioni dolci che va bene sia per preparazioni dolci che per preparazioni salate. Ce l'ho fatta. Troppe E inforniamo a 200 gradi statico, 195 gradi ventilato per 20 minuti più o meno. Deve farsi una bella crosticina caramellata. Li mettiamo insieme. A dopo. Prepariamo i frutti di bosco. 300 grammi di frutti di bosco. Questi sono quelli congelati, sono ancora congelati. Aggiungo lo zucchero, che ora c'è. 1, 2, 3. Secondo me basta. Eventualmente poi assaggiamo e aggiungiamo un altro cucchiaio. Sempre meglio aggiungere, perché poi a togliere è un po' difficile. Puoi mettere anche un po' di succo di limone e andiamo sul fuoco. Questi sono quasi pronti. Un altro pochino e la crema è pronta. 800 ml di crema pasticcera. Lasciamo raffreddare. Dopo 15 minuti di cottura i frutti di bosco sono pronti. Filtriamo il succo. Facciamo raffreddare. Questo lo useremo come bagna e aggiungo un bicchiere di acqua. E se vuoi alcolico, un po' di liquore tipo il Kerms rosso. E la bagna è pronta. Se non vuoi farla alcolica, non mettere il liquore. Pareggiamo ancora se serve. Buono. Assembliamo. 20 biscotti tipo savoiardi, questi normali o quelli sardi vanno benissimo, o pan di Spagna. Sporchiamo con un po' di crema il vassoio in modo che non scivoli poi la torta e mettiamo la pasta sfoglia dalla parte croccante sopra, la parte trattata, crema metà
ed ora uno strato di savoiardi inzuppati nella bagna ai frutti di bosco e facciamo uno strato compatto. Inzuppiamo bene i savoiardi, mi raccomando, Di nuovo la crema, la finiamo tutta. Ed ora i frutti di bosco, freddi naturalmente. Copriamo con la pasta sfoglia rivolta questa volta in basso la parte trattata. Faccio un pretaglio e faccio tanti quadratini. Io li ho fatti 5x5 centimetri, misurando con la lama del coltello. Ed ora possiamo tagliare. Vedi, con il coltello messo così di taglio si riesce a tagliare perfettamente. E questa ancora non ha riposato in frigorifero, quindi è ancora appena fatta, andrebbe fatta riposare un po' e poi tagliata. Puliamo sempre la lama tra un taglio e l'altro per non sporcare troppo la fetta. Io preferisco tagliarla così prima, ma nulla vieta di usarla come torta intera, magari per un compleanno, e dopo tagliarla tranquillamente. Queste è come una sorta di pastarelle già tagliati da servire come le paste della domenica, per esempio. Abbondante zucchero a velo, ed eccole qua. Questo, per chi ancora non lo sapesse, è uno dei miei dolci preferiti. Il fatto delle consistenze diverse, vedi, la pasta sfoglia sotto e sopra, la crema, tanta crema, i frutti di bosco, e il pan di Spagna, o in questo caso il biscotto inzuppato, insomma è un'esplosione di sapori e di consistenze in bocca che ha il suo perché. Adesso ve lo dico io questo perché, l'assaggio. Intanto ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, è gratis, grazie. Buono, ho mangiato tutto. Buonissimo. Si vede che mi è piaciuta. Alla prossima, baci.